Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Ho sempre pensato di poter leggere Sofia come un libro. 25 anni di matrimonio ti danno questo tipo di intuizione. O così credevo. Conoscevo le sue stranezze, le sue routine, persino il modo in cui il suo umore cambiava quando cercava di nascondere qualcosa. Ma nulla avrebbe potuto prepararmi a ciò che stavo per scoprire quella notte. Tutto era iniziato con un telefono. Stavamo seduti nel soggiorno, lei sul divano con il suo portatile, io sfogliando una rivista. Era una serata normale, del tipo che avevamo condiviso migliaia di volte, o almeno così pensavo. Il suo telefono vibrò, la schermata si accese brevemente prima che lei lo girasse rapidamente. Non ci avrei pensato molto, se non per il modo in cui le sue spalle si irrigidirono. «Chi era?» chiesi cercando di mantenere un tono leggero. «Non alzò lo sguardo», rispose semplicemente. «Solo lavoro», disse in modo così casuale, così sprezzante che quasi lo lasciai passare. Quasi, ma qualcosa nella sua voce non andava. Era troppo recitata, troppo praticata, e il modo in cui evitava di incontrare i miei occhi era un chiaro segno. «Sofia», dissi con una voce più ferma questa volta, «fammi vedere il tuo telefono». La sua testa si sollevò bruscamente, la sua espressione passando dalla calma alla difensiva in un attimo. «Allan, non essere ridicolo», disse stringendo saldamente il dispositivo. «È solo lavoro, Emil. Perché sei così paranoico?» «Non sono paranoico», risposi in piedi. «Sto chiedendo una cosa semplice. Se è solo lavoro, non c'è motivo di nasconderlo, giusto?» Esitò, stringendo ulteriormente il telefono. Quella fu tutta la conferma di cui avevo bisogno. «Fammi il telefono, Sofia». «No», rispose con una voce più acuta, la sua maschera che scivolava via. Non aspettai che continuasse a discutere, presi il telefono ignorando le sue proteste. Si alzò e cercò di riprenderlo, ma tenni saldo. Il mio cuore batteva forte mentre sbloccavo lo schermo. Ciò che trovai fece crollare il mio stomaco. Messaggi, decine di messaggi. Alcuni erano abbastanza innocenti, ma altri dicevano: «Non vedo l'ora di rivederti stasera. L'ultima volta è stata incredibile. Lui non ha idea, povero ragazzo, sei molto meglio di lui in ogni modo». Le parole si fondevano mentre scorrevo ognuno, un coltello nello stomaco. E poi c'erano le foto. Lei e Daniel sorridenti, ridendo in luoghi che mi aveva detto fossero eventi di lavoro. Le mie mani tremavano mentre abbassavo il telefono, fissandola incredulo. «Da quanto tempo?» chiesi, la mia voce appena un sussurro. Incrociò le braccia, la sua espressione passò dal panico alla sfida. «Importa quanto tempo, Sofia?» ripetei con la voce che saliva. Sospirò, rigirandosi gli occhi come se fossi io a darle fastidio. «Da qualche mese», disse con un tono brusco, «e, prima di iniziare con il moral high ground, lascia che ti risparmi il problema». «Sì, sto vedendo Daniel», ammettei. «Sì, mi importa di lui e no, non mi sento in colpa per questo». La fissai, la donna che avevo amato e sacrificato, e sentii qualcosa dentro di me spezzarsi. «Non ti senti in colpa?» dissi con una voce tremante, mista di rabbia e dolore. «Dopo tutto ciò che abbiamo costruito, tutto ciò che ho fatto per te». «Oh, non iniziare», rispose tagliente, interrompendomi. «Non comportarti come se fossi una martire. Sei lo stesso uomo che sei sempre stato, Allan. Bloccato nel tuo garage, bloccato nella tua routine, non sei mai cresciuto, mai cambiato. Daniel è un uomo ambizioso, potente, è tutto ciò che tu non sarai mai». Le sue parole colpirono più di qualsiasi colpo fisico. «Quindi è così?» chiesi con la voce spezzata. «Stai buttando via 25 anni di matrimonio per qualcuno come lui?» Sorrise con un'espressione crudele e fredda che non avevo mai visto prima. «Sì, e se provi a combattermi su questo, Allan, ti distruggerò. Prenderò la casa, l'attività, tutto. Non avrai più nulla». La sua minaccia aleggiava nell'aria come una nuvola di tempesta, ma non vacillai. Avevo passato anni a combattere per costruire una vita per noi, una vita che lei era così desiderosa di distruggere.
Se pensava che mi sarei solo arreso e l'avrei lasciata vincere, si sbagliava di grosso. «Vuoi distruggermi?» dissi con voce bassa e ferma. «Buona fortuna con questo». Per la prima volta il suo sorriso vacillò. Non se ne rese conto, ma aveva appena dichiarato guerra e io non avrei perso. Dopo la dichiarazione di guerra di Sofia, la casa sembrava più fredda, più silenziosa, come se fosse già sua di nome ma abbandonata nello spirito. Quella notte non discussi ulteriormente. Invece mi sedetti nel mio laboratorio con una birra fredda, rivivendo la confrontazione nella mia mente. Era chiaro che pensava di aver vinto, che pensava di avermi privato del mio potere, che le sue minacce mi avrebbero mantenuto silenzioso e obbediente. Ma Sofia mi aveva sottovalutato. Ero sempre stato un combattente, tutta la vita, non con i pugni, ma con grinta, determinazione e pazienza. Avevo costruito il mio garage da zero con le mie mani nude, molto prima che lei entrasse nella mia vita, e ora usavo quelle stesse qualità per smantellare la vita che lei aveva costruito con Daniel, pezzo dopo pezzo. La prima cosa che feci fu proteggere ciò che contava di più, la mia attività. Il garage non era solo una fonte di reddito, era la mia eredità. Negli anni ci avevo messo tutto, espandendolo da un'operazione a una sola postazione a un'impresa fiorente con una clientela fedele. Sofia sapeva quanto significasse per me. Ecco perché aveva minacciato di prenderlo, ma non lo fece. La mattina seguente incontrai il mio avvocato, un vecchio amico di nome Victor, che mi aveva accompagnato in ogni traguardo importante della vita. L'acquisto della mia prima casa, l'avvio dell'attività, persino la stesura del mio testamento. «Ho bisogno del tuo aiuto», gli dissi, spiegando la situazione in termini diretti. Victor si appoggiò sulla sedia, l'espressione pensierosa. «Stai facendo la cosa giusta venendo da me per primo», disse. «Se è seria nell'inseguire i tuoi beni, dobbiamo agire in fretta». In pochi giorni trasferimmo la proprietà del garage in un trust che Sofia non poteva toccare. La casa venne dopo, un ulteriore strato di protezione che lei non avrebbe visto arrivare, disse Victor. «Stai dandole abbastanza corda per appenderla, devi solo mantenere la calma quando si renderà conto di cosa sta succedendo». Sorrisi con amarezza. «Non preoccuparti, lei non se ne accorgerà». A casa mantenni la farsa del marito sconfitto e ignaro. Smettei di chiedere a Sofia delle sue notti tarde e feci finta di essere troppo impegnato al lavoro per notare la sua assenza. Se non fosse stato per la rabbia che serpeggiava sotto la superficie, avrebbe potuto sembrare come ai vecchi tempi. Tornava a casa tardi, con scuse deboli su riunioni o scadenze, e io annuivo fingendo di crederle. «Hai lavorato sodo ultimamente», dissi una sera mentre lei era seduta al tavolo della cucina a scorrere il telefono. «Qualcuno deve farlo», rispose senza nemmeno alzare lo sguardo. Il disprezzo nel suo tono pungeva, ma lo lasciai scorrere. Le lasciai sentire superiore, le feci credere che fossi stato sconfitto. Quella notte, mentre lei dormiva, controllai di nuovo il suo telefono. I messaggi con Daniel erano ancora lì, audaci e arroganti, come se non avessero paura di essere scoperti. «È così prevedibile», aveva scritto Sofia. «Mi sento quasi dispiaciuto, quasi non spreco energia su di lui». Daniel rispose: «Stiamo costruendo qualcosa di migliore, migliore». Non avevano idea di quanto si sbagliassero. La settimana successiva assunsi un investigatore privato, una donna decisa di nome Laila, altamente raccomandata da Victor. «È la tua prima esperienza?» chiese sfogliando un taccuino mentre spiegavo la situazione. «In definitiva», dissi. «Non sono interessato a trascinare questa faccenda. Voglio solo assicurarmi che non ci escano indenni». Lei annuì. «Va bene, dammi una settimana e avrò tutto ciò di cui hai bisogno». Fedele alla sua parola, Laila consegnò entro la fine della settimana una cartella piena di prove incriminanti contro Daniel. Non solo la sua relazione con Sofia, ma anche i suoi affari loschi, contratti fraudolenti e una storia di molestie sul posto di lavoro che avrebbero fatto notizia se fossero venuti alla luce. «Devo ammettere», disse Laila mentre mi consegnava la cartella, «ho visto molti stronzi, ma quest'uomo è in una categoria a parte». La ringraziai e lasciai il suo ufficio.
Il peso della cartella nelle mie mani era pari solo alla soddisfazione che bruciava nel mio petto. La prima mossa fu sottile, quasi impercettibile a chi non stesse prestando attenzione. Mandai una segnalazione anonima a uno dei più grandi clienti aziendali di Daniel, allegando documenti che esponevano le sue pratiche di fatturazione fraudolente. In pochi giorni il cliente chiuse il loro account e avviò un'indagine interna. La notizia si diffuse rapidamente, scuotendo la firma di Daniel fino alle radici. A casa, Sofia sembrava ignara della tempesta in crescita, troppo occupata a crogiolarsi nel bagliore della sua vittoria immaginaria, scrivendo messaggi a Daniel sui loro piani futuri. «Hai sentito cosa è successo al lavoro oggi?» chiese una sera con tono casuale. «No», risposi, guardando appena il piatto. «Uno dei nostri clienti sta facendo una scenata per qualche stupida errore di fatturazione. Daniel è furioso». Nascosi il sorriso dietro un sorso d'acqua. «Sono sicuro che lo gestirà». Lei annuì, ignara che i bracci erano già in atto. La seconda mossa fu più diretta. Trapelai dettagli dei casi di molestie sul posto di lavoro di Daniel a un giornalista di spicco, qualcuno che sapevo non avrebbe lasciato morire la storia silenziosamente. Entro poche ore dalla pubblicazione dell'articolo, la reazione fu rapida e inesorabile. Sofia tornò a casa quella notte visibilmente scossa. «Daniel ha avuto riunioni tutto il giorno», disse, camminando avanti e indietro nel soggiorno. «Un reporter ha scoperto vecchie accuse e ora tutti si comportano come se fosse colpevole». «Forse lo è», risposi mantenendo un tono neutro. Lei mi fissò. «Non lo conosci?» disse. «No, ma ne sapevo abbastanza». Quando Daniel si presentò nel mio garage alcuni giorni dopo, ero pronto per lui. Uscì dalla sua macchina vistosa, il suo abito su misura leggermente sgualcito, e marciò verso di me con una fiducia che lasciava intendere disperazione. «Allan», disse forzando un sorriso, «dobbiamo parlare». Pulii le mani su un panno, appoggiandomi casualmente sul cofano di un'auto. «Di cosa parliamo?» «Senti, so che questa situazione non è ideale», iniziò con un tono oleoso, «ma siamo tutti adulti qui, non c'è bisogno di complicare le cose». Alzai un sopracciglio. «Complicare?» esitò. «Sembra che tu non mi aspetti di prenderla così calma, Sofia e io. Questa non è personale, è solo vita». Risposi con una risata bassa e priva di umore che lo fece vacillare. «Vita, eh? È questo ciò che chiami rubare la moglie di un altro uomo e minacciare il suo sostentamento?» «Allan», rispose con tono severo, «se continui a spingere così, non finirà bene per te». Mi avvicinai, la mia voce scendendo in un calmo pericoloso. «Non hai il diritto di decidere come finirà tutto questo, ma non preoccuparti, te ne accorgerai abbastanza presto». Per la prima volta, Daniel sembrò nervoso, e doveva esserlo. Dopo la visita di Daniel al garage, le crepe nella sua facciata lucida si ampliarono. Il cliente aziendale che aveva chiuso il suo account presentò un reclamo ufficiale all'Associazione degli Avvocati, innescando un'indagine sulla firma di Daniel, ma era solo l'inizio. Lo scandalo delle molestie stava guadagnando terreno nei media. Dipendenti ex e attuali si erano fatti avanti con storie sul comportamento predatorio di Daniel. Alcune accuse riguardavano accordi che aveva silenziosamente stipulato per tenere le cose fuori dal tribunale, altre erano più brutte, indicando un modello di abuso e manipolazione che risaliva a anni fa. Per un uomo che prosperava sul potere e sulle apparenze, l'esame pubblico fu devastante. Sofia, ovviamente, era intrappolata nel mezzo. La sua immagine accuratamente costruita di stella legale in ascesa iniziò a sgretolarsi mentre i colleghi sussurravano della sua relazione con Daniel. Tornava a casa ogni sera più agitata dell'ultima, la sua frustrazione traboccava in commenti sprezzanti e silenzi intensi. «Non so cosa c'è che non va nelle persone», disse una notte mentre camminava avanti e indietro nel soggiorno. «Un articolo infondato e improvvisamente tutti vogliono distruggerlo. È patetico». «Forse sono stanchi di essere calpestati», risposi, senza nascondere l'accento aspra nella mia voce. «Smette di camminare, gli occhi si ristretti». «Cosa dovrebbe significare?» «Niente», dissi tornando alla TV, «solo un'osservazione». Con il passare delle settimane iniziai a notare un cambiamento nel comportamento di Sofia.
Passava meno tempo con Daniel, sia per scelta che per circostanza, non ne ero sicuro, ma non avrei abbassato la guardia. Una sera, mentre chiudevo il garage, ricevetti una chiamata da Leila, l'investigatrice privata. «Non ci crederai», disse con un tono intriso di divertimento. «Prova». La firma di Daniel sta perdendo clienti a macchia d'olio e alcuni dei suoi ex dipendenti si stanno preparando a fare causa, ma ecco il colpo di scena. Uno di loro mi ha contattato chiedendo se saresti disposto ad aiutare. Incarnai il muso confuso. Aiutare con cosa? Dicono che Daniel l'abbia costretta a firmare un accordo di non divulgazione dopo un incidente particolarmente brutale. Vuole romperlo, ma ha paura. Dice di aver sentito parlare di quello che stai facendo e pensa che tu possa sostenerla. Per un momento, dissi, non sapevo cosa dire. L'idea che qualcuno mi vedesse come un potenziale alleato in questo casino era inaspettata. Mettiamola in contatto con il mio avvocato. Finalmente, se è seria, l'aiuterò, rispose Laila ridacchiando. Stai davvero godendo di questo, vero? Più di quanto dovrei, ammettei. Non ci volle molto perché Sofia sentisse gli effetti a catena della caduta di Daniel. Senza la sua influenza a proteggerla, si trovò sotto scrutinio al lavoro. I colleghi che un tempo la ammiravano iniziarono a tenersi alla larga e il suo carico di casi diminuì, mentre i clienti richiedevano una nuova rappresentanza. Una sera tornò a casa più tardi del solito, il viso pallido e stanco. «Cosa c'è che non va?» chiesi con preoccupazione. Esitò, chiaramente indecisa se confidarsi. «Le cose al lavoro non vanno bene», ammise. «Finalmente, la situazione di Daniel sta complicando le cose». Scelsi attentamente le parole. Alcuni clienti stanno tirandosi indietro e ora i soci parlano di ristrutturazione. «Ristrutturazione», ripetetti appoggiandomi sulla sedia. «Sembra serio». Lei mi gettò uno sguardo di disprezzo. «Non devi sembrare così compiaciuta a riguardo». «Non lo sono», dissi mantenendo un tono neutro. «Sembra solo che molte persone stanno pagando per gli errori di Daniel». Il suo sguardo si fece più profondo, ma non discuterono. Daniel, prevedibilmente, non stava gestendo bene la pressione. Voci circolavano che stesse pianificando di vendere ciò che rimaneva della sua azienda e lasciare la città. Ciò che Sofia non sapeva era che avevo organizzato il colpo finale attraverso le connessioni di Laila. Avevo inviato copie delle malefatte finanziarie di Daniel all'IRS. Non passò molto tempo prima che lanciassero un'indagine, congelando i suoi conti e tagliando efficacemente la sua linea di vita. Quando Sofia lo scoprì, fu tramite una telefonata che avevo sentito in lontananza una notte tarda. «Cosa intendi? Hanno congelato i tuoi conti?» sibilò, la sua voce tremante. La risposta di Daniel era ovattata, ma qualunque cosa abbia detto, la fece entrare in una spirale. «Come posso risolvere questo se non riesci nemmeno a...» Finì a metà frase, correndo una mano tra i capelli. «No, non dirmi di calmarmi. Ho perso tutto a causa tua». Mi appoggiai alla porta, guardandola distruggersi con un senso di soddisfazione cupa. Aveva scelto Daniel al posto mio, credendo che fosse il suo biglietto per una vita migliore. Ora finalmente lo vedeva per quello che era. Un codardo disposto a gettarla sotto il bus per salvarsi. Era tardi di venerdì sera quando Sofia finalmente mi affrontò. Ero nel garage a revisionare la documentazione quando entrò di corsa, gli occhi rossi e gonfi per il pianto. «È colpa tua», disse sbattendo la porta dietro di sé. Alzai un sopracciglio. «La mia colpa? Illumina me». «Hai sabotato noi, vero?» Esigette, la voce tremante di rabbia. «Gli account, le trapelazioni, l'IRS, non comportarti come se non sapessi». Rimasi in piedi lentamente, incontrando il suo sguardo con una calma che non sentivo completamente, anche se lo ero. «Cosa intendi fare a riguardo?» dissi, avvicinandomi. Il suo atteggiamento vacillò, la sua espressione crollando mentre il peso della sua situazione finalmente la colpiva. «Hai distrutto tutto», sussurrò, le lacrime che le rigavano il viso. «No», dissi freddamente. «Hai distrutto tutto nel momento in cui hai deciso che io non ero abbastanza. Tutto quello che ho fatto è stato assicurarmi che non potessi portare via me con te».
Per un momento rimase lì a fissarmi come se non riconoscesse l'uomo di fronte a lei. Poi, senza un'altra parola, si voltò e uscì dal garage. Non la seguii. Entro la fine del mese, Sofia era andata via. Si trasferì silenziosamente portando solo ciò che le rimaneva. Il divorzio fu finalizzato poco dopo, senza alimenti o richieste di proprietà da parte sua. Daniel, nel frattempo, scomparve completamente, lasciando dietro di sé una carriera rovinata e una scia di cause legali. Quanto a me, andai avanti. Il garage prosperava, i miei figli mi sostenevano e per la prima volta in anni mi sentivo libero. A volte, di notte, pensavo a Sofia e mi chiedeva se si pentisse delle sue scelte, ma quei momenti erano fugaci. Avevo passato troppo tempo a lottare per ciò che avevo per sprecare tempo a rimuginare sul passato. Il futuro era mio e intendevo sfruttarlo al massimo. Hai mai affrontato una situazione simile nella tua vita? Raccontacelo nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere un like se ti è piaciuta la storia. Iscriviti al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti come questo.